Benvenuti. Oggi cerchiamo di capire una cosa fondamentale: come si parla con un'intelligenza artificiale. Vedremo insieme come creare il prompt perfetto, quello giusto per modelli come Gemini, per trasformare richieste così in comandi che sbloccano davvero tutto il loro potenziale. È capitato a tutti, no? Facciamo una domanda all'IA e cosa riceviamo? Una risposta vaga, generica, quasi inutile. Ecco, se questa scena suona familiare, ho una buona notizia. Il problema non è l'IA. Il problema, o meglio, la soluzione, sta nel modo in cui le parliamo. Allora, qual è il nostro piano di oggi? Partiamo dal segreto che sta dietro a ogni buon prompt. Poi ci tufferemo in 4 superpoteri molto pratici. Come riassumere, estrarre informazioni, generare contenuti nuovi di zecca e analizzare documenti. E alla fine la ciliegina sulla torta, le 4 regole d'oro. Con queste non si sbaglia più. Ok, partiamo. Qual è questo famoso segreto per far passare i risultati dell'IA da me a wow? La risposta, vedrete, quasi disarmante nella sua semplicità, ma l'impatto è gigantesco. Eccolo qua, il segreto. Specificità e contesto. Dobbiamo cambiare mentalità. Non si tratta più di chiedere, ma di guidare. Pensiamola così. L'IA è un po' come un navigatore. Se le diamo un indirizzo vago, ci porterà in un posto vago, ma se le diamo l'indirizzo esatto con tanto di numero civico, ci porta dritti alla meta. Bene, mettiamo subito le mani in pasta. Partiamo da un'esigenza comune: la sintesi. Come facciamo a usare i prompt per trasformare quelle montagne di testo che tutti abbiamo in piccole gemme di informazione, chiare e dirette? Guardate che differenza abissale. Da una parte abbiamo una richiesta generica: riassumi questo documento. E cosa otteniamo? Un riassunto generico. Dall'altra invece siamo specifici: riassumi questo report in 5 punti chiave e concentrati sui risultati e le conclusioni. Capite? Non le stiamo più chiedendo solo di riassumere, le stiamo chiedendo di analizzare, di dare priorità. Il risultato non è semplicemente migliore, è un altro sport. Ma non finisce qui. Possiamo alzare ancora il livello. E se l'IA potesse cambiare il suo tono di voce? Con questo prompt le chiediamo di creare un riassunto per un pubblico non tecnico e di tirare fuori le implicazioni di business. In pratica la stiamo trasformando in un consulente strategico. Non sta più solo riassumendo, sta interpretando e traducendo. Ok, riassumere è fantastico, ma l'IA può anche diventare il nostro ricercatore personale, instancabile. Pensate a dover cercare un dato specifico sepolto in decine di pagine. È il classico ago nel pagliaio, vero? Ecco, con il prompt giusto, l'IA quell'ago ce lo trova in un batter d'occhio. La magia qui sta in un doppio comando, molto semplice. Prima diciamo all'IA cosa deve cercare: il nome dell'azienda, la data, la sede, il nome del CEO. E poi, questo è il passaggio cruciale, le diciamo come vogliamo il risultato, in un bel elenco puntato. Zero confusione, massima efficienza. E guardate cosa otteniamo. Non il solito muro di testo, ma una tabella pulita, ordinata, pronta per essere usata. Questa è la prova concreta che un prompt ben fatto trasforma l'IA da un semplice trovaparole a un vero e proprio assistente analista. Finora abbiamo usato l'IA per guardare a ciò che è già stato scritto, per interpretarlo. Ma se la usassimo per creare qualcosa di nuovo? Vediamo come si può prendere un documento e trasformarlo in qualcosa di completamente diverso. È qui che le cose si fanno davvero creative. Questo è un vero e proprio superpotere per la produttività. Prendiamo un verbale di una riunione, di solito lungo e magari un po' confuso, e chiediamo all'IA di farne una mail. Ma non una mail qualsiasi, una mail chiara, sintetica, operativa, con tanto di compiti già assegnati. E notate bene, l'IA qui non fa un semplice copia e incolla, no, interpreta quello che le abbiamo chiesto, crea un oggetto email sensato, estrae solo le decisioni importanti, assegna i compiti a chi di dovere, in pratica trasforma un resoconto passivo in un piano d'azione attivo. E non pensate solo alle email. Con questo stesso principio, da un comunicato stampa si possono generare bozze per una presentazione o magari dei post per i social media. Le possibilità sono tantissime. È un vero e proprio moltiplicatore di efficienza. E arriviamo all'ultimo strumento della nostra cassetta degli attrezzi: l'analisi. Qui facciamo un salto di qualità.
perché l'IA non si limita a leggere e scrivere, può anche capire, interpretare, classificare e aiutarci a dare un senso a valanghe di dati. Questo è un prompt geniale perché costruisce fiducia. Non le chiediamo solo questo feedback è positivo o negativo. No, le chiediamo di classificare il sentiment, certo, ma anche di giustificare la sua scelta, portando degli esempi presi dal testo. È come dire mostrami come ci sei arrivata, il che rende il risultato incredibilmente più affidabile. Adesso provate a immaginare di usare questo prompt non su un feedback, ma su centinaia, migliaia di recensioni online. In pochi secondi avremo una fotografia perfetta del livello di soddisfazione dei clienti, un lavoro che, fatto a mano, richiederebbe giorni se non settimane. Bene, abbiamo visto un sacco di esempi pratici. Ora è il momento di tirare le somme. Condensiamo tutto quello che abbiamo imparato in 4 semplicissime regole d'oro. Pensiamola come una checklist da tenere sempre a mente prima di scrivere qualsiasi prompt. La sequenza è logica. Si parte sempre dal contesto. Perché sto facendo questa richiesta? Poi le istruzioni. Cosa deve fare l'IA esattamente? Terzo, i vincoli. Ci sono limiti, un numero massimo di parole, un formato specifico? E infine il tocco di classe, il ruolo. In che panni deve calarsi l'IA? Deve essere un giornalista, un esperto di marketing, un critico? Dargli un ruolo cambia tutto. E il succo del discorso è tutto qui. Imparare a usare bene questi 4 elementi significa passare dal tentare la fortuna con l'IA, sperando che capisca, al progettare con precisione il risultato che vogliamo ottenere. È un cambio di paradigma totale, il controllo passa a noi. E così siamo arrivati alla fine. Ora, con questi strumenti e queste 4 regole d'oro in tasca, la vera domanda da porsi è: qual è la prima cosa nel lavoro di ogni giorno che verrà trasformata da un prompt scritto alla perfezione?